Ciao a tutti, io sono Wendy e oggi voglio portarvi con me in questo viaggio di riorganizzazione e freschezza. Questa mattina mi sono svegliata presto e ho già sistemato le altre stanze della casa, perché oggi voglio concentrarmi su quel piccolo angolo che è tanto importante per me e per mia figlia. La cameretta è il posto dove i sogni prendono vita, quindi è fondamentale che sia pulita e accogliente. Seguitemi mentre vi mostro passo dopo passo come dare nuova vita a questo spazio. La cameretta è già senza lenzuola, perché nel frattempo le ho messe a lavare. Ho anche tolto il coprimaterasso per spolverare un po' di bicarbonato di sodio sul materasso. Anche se mia figlia non utilizza spesso il letto di sotto, voglio assicurarmi che entrambi i materassi siano freschi e puliti. Prima di iniziare la pulizia metto fuori alcune cose dalla cameretta per farmi più spazio. È un trucco che utilizzo sempre. Liberare l'aria rende tutto più semplice e veloce. Ora che ho creato spazio, inizio con la pulizia dei muri. Uso un panno cattura polvere e la mia fidata Swiffer per rimuovere la polvere accumulata. Come ho fatto nella camera matrimoniale, non dimentico di passare anche sopra gli armadi, prima con l'aspirapolvere. Adesso con la Swiffer spruzzata di spray antistatico do i tocchi finali. Questo passaggio è fondamentale perché la polvere si accumula facilmente in quelle zone e voglio che tutto sia impeccabile. Mentre mi dedico alle decorazioni, approfitto per ringraziare ognuna e ognuno di voi per essere qui e condividere con me i vostri bellissimi commenti. Sapete, essendo il mio un canale giovanissimo, è molto importante per me la vostra opinione e i vostri commenti. Mi date moltissima carica e voglia di continuare a creare altri contenuti sulle pulizie motivazionali. Quindi grazie e grazie ancora.
Per i mobili e le ante degli armadi uso un panno in microfibra inumidito con uno sgrasatore, seguito da un panno asciutto per asciugare bene. È sorprendente quanto possa cambiare l'aspetto di una stanza con pochi semplici passaggi. Ora è il momento di aspirare i materassi per rimuovere qualsiasi residuo di polvere. Mi sposterò sul pavimento, aspirando anche sotto gli armadi con la linguaccia. La pulizia profonda non è completa senza una bella passata di moscio. Una volta asciutto il pavimento, passerò un altro panno umido con cera per dare quel tocco finale di brillantezza. Finalmente, dopo tutto questo lavoro, mi vedrete sistemare la cameretta. Ripongo tutto in ordine, sistemando anche i cuscini sopra il letto, che ora è ben fatto e pronto ad accogliere i sogni di mia figlia. Ecco qui il risultato finale. È incredibile come un po' di impegno possa cambiare completamente l'aspetto di uno spazio. Volevo ricordarvi che non esistono segreti per la pulizia. Con il tempo e la pratica, tutti noi possiamo diventare esperti nel mantenere i nostri spazi belli e ordinati.
Spero che questo video vi abbia ispirato e motivato a dedicare un po' di tempo alla pulizia delle vostre case, invitandovi a lasciarmi un commento qui sotto. Per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!